Ragazzi, ciao a tutti, oggi nuovo video su YouTube e un contenuto un po' diverso dal solito. Volevo parlarvi di attrezzatura per il campeggio in moto, più precisamente il discorso tenda. Siamo in Norvegia e stiamo facendo praticamente sempre campeggio, soprattutto wild camping, quindi ci accampiamo... Perché? Sempre campeggio? Sempre campeggio, beh, a parte a Oslo dove Sì, cazzo dovevamo campeggiare in mezzo... Vabbè, devo puntualizzare. Volevo farvi vedere nel particolare la tenda del mio amico Luca, perché è una tenda nuova ed è molto interessante appunto da portarsi in moto sia per grandezza ma soprattutto per facilità d'uso. Quindi adesso... Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Dunque, come mi ha chiesto Alex, oggi vi mostro la mia nuova tenda a due posti che ho sostituito a quella, che mi ha permesso di sostituire quella da trekking, sempre da due posti, che era grande all'incirca così. Quindi per quanto riguarda la trasportabilità in moto era fenomenale quella il top. tenda lì. Sì, solo che dopo svariate esperienze non era molto pratica, in particolar modo quando fai quei viaggi avventura con il wild camping in cui monti e smonti la tenda ogni singolo giorno. Ora è tutto fattibile, lo si può fare, però poi se si può ottimizzare perché non farlo, Assolutamente, ragazzi? soprattutto una cosa fondamentale che abbiamo imparato qua in Norvegia. Quando piove. Bravissimo. E io l'ho imparata prima di voi qua in Norvegia, in Scozia da solo. Quando piove, ragazzi, se iniziate a mettere giù la tenda e piove e la tenda inizia ad essere già bagnata, voi iniziate ad essere bagnati, il giorno dopo tirate sulla tenda che piove ancora, ha piovuto tutta notte e insomma non è proprio il massimo della vita. Esatto, quindi che tenda hai preso? Quindi la Quechua giustamente ha pensato a noi motociclisti stronzi e ha detto aspetta un attimo che gli butto fuori un bel prodotto che costa veramente poco, ragazzi, sono 99 euro e insomma le tende Quechua hanno comunque una qualità intrinseca non da poco. Dopo facciamo vedere la tenda di Gian che è del 44 e anni costa 20 euro. è del 44, ha fatto lo sbarco in Normandia ed è ancora super integra. Ora vi faccio vedere tutto il montaggio in un'unica fase perché è talmente rapido che comunque Esatto, è bravissimo, è talmente rapido che ogni sera a me e Gian ci fa girare perché Luca monta la tenda, ci dice non avete ancora finito? Alla mattina la chiude, io sono già pronto, capito? Quindi adesso ci fa vedere come si monta sta tenda e che obiettivamente è bella ed è spaziosa, si monta facilmente e super velocemente e qua in Norvegia nelle condizioni meteorologiche che abbiamo, a parte oggi che è forse la serata è forse la serata più bella di tutte, diciamo che è capitato che abbiamo montato la tenda sotto la pioggia. Ma d'altronde fa parte del gioco. Bravissimo. Grazie anche a queste piccole accortezze si riesce ad essere un pochettino un po' più agevoli. Allora, permettimi un'osservazione. Non è piccolissima. Allora, no, in questo momento la vedi anche più grossa di quello che potrebbe essere. Allora, ho appena aperto il sacco, lo richiudo. Sì, bravissimo, così la facciamo vedere. E magari la facciamo vedere anche sulla moto chiusa? Sì. Così... Vuoi vederla subito? Dai. Aspetta. Allora, piccolo in passo indietro perché volevo farvela vedere, diciamo, in fase di trasporto sulla moto, che secondo me è una cosa comunque da considerare. Quindi, Luca... Ora si presenta nella Mosco 40, che è il backcountry, che ha questo sistema per tenere la tenda molto molto comodo, ma l'ho trasportata più volte anche sul bauletto, per esempio quando sei in coppia con il ragno piuttosto che un paio di rock strap. È un pelino larga, diciamo, però comunque... Allora, sì, ed è larga quanto il bauletto della Zivi da 52 litri, giusto per darvi una considerazione. Ottimo da sapere, assolutamente. Metterla sulle borse laterali un po' troppo? È un po' troppo, è fattibile, ci stai, però è un po' troppo. Più che altro che se la mettiamo qua
perla lunga, ovviamente, perché dobbiamo mettere la perla lunga. Sì. Se poi abbiamo qualcosa di un po' sporgente, come tipo adesso abbiamo la sacca, capite bene che se la leghiamo sulla valigia, no, non funziona. Bisogna nel caso metterla qua sopra, avere il bauletto quello piccolo della B&W, ma che secondo me no, per me è È più osceno. piccolino, sì. È sì, un sì. cubottino. Sì, piuttosto io preferisco andare in giro comunque sempre con la sacca. Sì. possibilmente. Ecco, falla vedere un attimo così. Come vedete comunque è un bel salsicciotto. Quindi stiamo parlando della 2 second. second Easy Fresh and Black. Questa sì, infatti quella non Fresh and Black costa addirittura 69 euro, 79 euro se non Sempre sbaglio. Easy con il... Identica, solamente non ha lo spessore e la colorazione nera della Fresh and Black. Questo è il contenuto una volta tolta la sacca. Vedete che avete sentito che dentro c'erano anche i picchetti. Ora io preferisco metterla girata da questo lato. Tela cerata quando possibile, ragazzi, ve la consiglio ovviamente sempre, perché vi aiuta a diminuire l'umidità sotto la tenda e quando piove possibilmente a non avere ulteriore pioggia sotto il culo, detto sinceramente. Che non è La prima cosa male. da fare quando la si chiude a metà, ok? Ok. Poi la si apre, quindi si vanno ad aprire i 4 angoli, facilmente riconoscibili comunque dai laccetti rossi. Fatto ciò, si tende ad aprire, a mettere in verticale le 3 punte, che è la corrispondenza dei paletti, cioè dei, come si può chiamare? Dei montanti, ecco. praticamente. Sì. È come se fosse la classica paleria. Come se fosse la classica paleria. È solo che non ci sono paletti. E questa è la comodità. Semplicemente io vado a tirare così. Controllo che i paletti vadano ad aprirsi correttamente. Ovvio, ragazzi, una tenda da 99 euro a volte non si aprono a perfezione. Sì, li prendi. Bravo, esatto. Beh, certo, ragazzi, non è che... Non mi è mai successo di avere problemi, sono sincero. Vado dall'altro lato e faccio la medesima operazione, tiro. Tac. Ragazzi, in realtà la tenda così è montata. Fantastico. Figa. Adesso vabbè, la sistemiamo, ovviamente 2 picchetti di lato per tirarla bene e farla vedere in tutta la sua apertura. Comunque vedete, questa è la dicitura Quechua 2 second Easy Fresh and Black da 2 persone. Può sembrare stretta a vederla da davanti, ma vi assicuro che dentro è molto spaziosa. Almeno rispetto alla mia e quella di Gian, sicuramente. Comunque dopo facciamo vedere anche le nostre. Allora, in due ci si dorme comodamente. Sì, assolutamente. Comodamente. Però per un viaggio da solo come quello che stiamo facendo è la perfezione. Sì, certo, la sua volumetria, il suo volume da chiuso sicuramente è importante, non si nasconde. Però ragazzi, come vedete, io veramente in sei comodo. 4 secondi apro la tenda. Comunque c'è da dire che, vabbè, la mia l'avete vista, è molto più piccola da chiuso, infatti la metto dentro nella dry bag da 35. Correzione, scusate, il materassino è dentro. Hai dentro il materassino? Sì, il materassino è per quello che era così voluminosa. Ecco, vabbè, adesso ovviamente io lo piego su se stesso. Certo. Però il materassino è dentro. Beh, tanta roba. Il materassino della Sea Summit con un range R di 6.2. Quindi una gran tenuta all'umidità e al freddo. E allo stesso tempo una volumetria di ingombro quando è chiuso importante, perché quando è chiuso è comunque importante. Però devo dirti anche una cosa, rispetto al mio che è da chiuso piccolissimo, è anche alto, quindi si dorme bene, però questo è molto più largo rispetto al mio. Questa è la versione L, perché io sono alto 1,85 m, ma per il dormire, ragazzi, è importante. Materassino fa tutto. Versione L, versione large per quanto riguarda non la forma mummia, e questo, vabbè, in questo caso poi è il mio modello. E vabbè, ragazzi, Etherlight XT. ce ne sono anche altri. Questo è molto Dici un attimo il costo al volo?
Beh, dillo, dai, dopo torniamo sulla tenda. 250 euro un materassino. Cazzo. Sì. Commento caldo, Gian, dei però 200. ci dormi bene, Gian, l'importante perché dopo... commento caldo dei 250 euro per Sti mettere. cazzi. No, però- ma però- dormivo sul materassino della Checcia da 15 ok. euro. No, andava no, benissimo no, anche certo, quello. No, certo. però sono stati spesi bene perché se devi Assolutamente. farci tanti giorni, lascia stare che oltre a moto, Assolutamente. chilometri, almeno sei comodo e sei a posto. Allora, torniamo alla tenda, non Vuoi divaghiamo. vederla dentro? Guarda, Allora. addirittura io ci lascio dentro la luce che mi aveva regalato mia mamma, che è una di quelle Sì, tac. fantastico. Allora, dentro è molto spaziosa, ma secondo me la facciamo vedere dopo con dentro la tua attrezzatura che metti dentro di solito che smonti dalla moto. Che è una marea. Vabbè, è una marea, però fa rendere secondo Sì, me sì, conto sì, della sì, grandezza della tenda. Assolutamente. E poi sai, anche con il picchetto tirato, Sì, certo. che la tiri tutta bene, secondo me rende diversamente. Comunque, devo dirti che la cosa che più mi piace e che soffro molto rispetto alla mia è a parte la facilità di montaggio, ma anche la mia alla fine, dai, ci impieghi 3 minuti. Però la cosa che mi piace tantissimo di questa è che l'altezza, lo spazio interno, cioè se tu ti devi sedere qua dentro, io nella mia non posso star seduto, o sto sdraiato o sto sdraiato. È vero che occupa pochissimo spazio, è una tenda più da trekking, sì. Sì, è sì. una Bertoni Extreme, quindi è studiata appunto per un campeggio in alta quota, anche la forma è fatta apposta per il vento, eccetera. Ovviamente il prossimo anno per fare un altro viaggio del genere punterei magari una cosa del genere, perché se ci capita la nottata, bravissimo, se ci capita la nottata come quella di ieri, dove arriviamo, c'è la pioggia eccetera, qua dentro ti metti qua seduto, se dovete cucinare qualcosa nella mia non lo fai, o meglio lo fai strarannicchiato nella veranda, che questa è la cosa che appunto Manca. arriviamo adesso. Però nella mia non hai questo spazio, cioè mi alzo alla mattina, devo uscire, non posso neanche star seduto. Quindi la cosa bella è sicuramente l'altezza, ma lo vedete perché adesso guardate Luca accovacciato, è molto alta, quindi è molto bella. L'unica cosa che, come stavano dicendo, è la mancanza un po' della veranda. Una verandina, anche a pagare diciamo un po' più di spazio nel portarla in giro, se ci fosse stata una verandina più pronunciata da uno dei due lati, non da ambedue, Sì, passava da sì. uno dei due lati, l'avrei Preferita. amata ancora di più, Certo. perché la verandina quando piove ti salva. Ora, io ho sempre usato la tela cerata agganciata alla tenda con la moto davanti. Sì, beh, ti organizzi, però cioè, metti ragazzi, ma ti organizzi anche con una tenda veramente da 20 assolutamente, euro, della però allora tecnicamente potremmo anche dormire per strada con sopra un telo. Sì, Potremmo andare in giro anche col ciao o con l'ape. assolutamente. Poi è tutto relativo. Se si migliora la condizione di quando si va in giro, sempre meglio, però si può fare anche molto più primitivo. Il discorso secondo me è che se fai un weekend fuori porta e stai fuori una notte, Questo è il punto. /2, vabbè, ragazzi, sono capaci tutti, dai, parliamone. E lo fai anche veramente con un telo buttato per terra. Esatto, non monti neanche Certo, nulla, dormi sì, direttamente sì. nel sacco a pelo con il telo Con per il terra. telo. Cioè, Al massimo perché ti tiri devi un star telo sopra la Se devi moto. star via 3 settimane, delle quali praticamente la maggior parte, il 75% del tempo sarà in wild camping E sotto la pioggia e con tendenzialmente. temperature che per adesso ci stanno davvero graziando. Però ma- diciamo che di notte siamo su una media di 10 gradi. Sì, beh, io mi ero preparato comunque a peggio. Sì, anch'io. E quindi avere questa praticità è Paga, impagabile, paga. è impagabile, Sì. ragazzi. Non venitetemelo A sindacare. Esatto, sì, perché è inevitabile. No, è vero. È tutto relativo, però quando devi fare qualcosa di un po' più lungo, di un po' più, diciamo, un livello un po' più altino, quindi montarla tutte le sere, smontarla tutte le mattine, muoverti, eccetera, eccetera, questa tenda qua, secondo me, ti fa la differenza. Rispetto alla 2-second classica con l'apertura a lancio, che io ho avuto quella da 3 posti per il viaggio in Iran, l'ho usata in Marocco e ci ho fatto veramente tanto anch'io.
è la chiusura, nel senso questa da chiusa è facilmente trasportabile. La 2 Second classica a lancio, essendo poi un disco, è un po' più difficile da trasportare in moto. Secondo me questa è anche più facile da chiudere. Assolutamente sì. Schiacci. Sì, sì, beh, la quello ripieghi, poi lo facciamo puoi vedere vedere domani. domani. Sì, sì, facciamo proprio al volo. Abbiamo passato una notte leggermente umida. Per farvi vedere quanto umido c'era, vado sulla Traxa DV. Ecco. Questa è la Norvegia all'11 di agosto. Puttana vacca. Gian, Sarà a com'è? posto. Tosta, sì. Com'è andata la notte? Tu che sei un wild camping. Ho dovuto mettere 3 maglie termiche, 3 strati, più i giri da moto, perché se no non ci arrivavo più. Ma la tua No, è dotazione che cosa la comprende? dotazione sì, è il sacco a pelo, quello con la temperatura comfort 10 gradi. Beh, quindi buono, ce ne saranno stati sono 3 stati 3 stanotte. No, infatti l'ho fatta un po' sporca. Dopo, vabbè, dopo logico. Però come, cioè, sul materasso comunque è comodo, è quello. Dai, abbiamo quanto riguarda- avvirato via il discorso. Per quanto riguarda il materasso, quello lì Ha è fatto comodissimo. change del discorso dal sacco a pelo al materasso. Beh, però il materasso era comodo. No, però bisognerebbe. Allora. Cazzo, avrei sì, sto qua bello comodo. Avrei ancora un altro step di mettere su anche la felpa. Ok. Dopo si passa anche l'abbigliamento da sport antipioggia, quello che c'è. Allora, questo mi sembra un ottimo momento per far vedere la tenda Fresh and Black to Sec. Questo qua va sul video. Beh, allora devo dire che è molto spaziosa. Ah, ma guarda, adesso gonfiato il materassino mentre sono sopra, io ho dormito da Dio. Figa, ieri sembrai così pimpante, adesso tirati su, dai. Vai bravo. Beh, spaziosa, cazzo, guarda, ci sta anche rannicchiato, seduto, in piedi, fa le capriole. Ieri sera faceva le capriole. Ieri ho tolto i pantaloni qua dentro. Che cazzo, io per togliere i pantaloni mi devo buttare. Cioè, non è che sia stato proprio Ma io neanche tolto. semplicissimo, perché l'ho fatto perché erano comunque un po' sporchi, un po' umidi, stando non sul materassino e non sul Vabbè, ci sottopelo. sta. Però c'è lo zaino, c'è il busto serbatoio, ci sono le scarpe, c'è il beauty, c'è il casco. Beh, mi piacciono la queste considerazioni di prima mattina. Mi piacciono. È un bel video, è reale, è real. Mi piace proprio una sì, faccia sì. da... Io anche come il collo un po' incriccato qua. Sì, sì, io adesso mi voglio mettere l'arnica No, sul collo, minchia. Questo è stato veramente un acquisto Ecco il geniale. cuscinetto della Della Situ Sea Summit. sempre. 77 euro di cuscino più 280 di materassino. Cioè, abbiamo il setup da campeggio che costa più della moto. Poi beviamo una birra a 10 euro. Cazzo, però 10 euro. Oddio, vabbè. Niente, ragazzi, adesso. Speriamo che esca il sole qua. Esatto, sì, così almeno asciuga un po'. Tra l'altro, ieri sera, tipo alle 11, sono arrivati questi norvegesi. Hanno deciso di piantare la tenda. Vabbè, c'è una Norvegia intera per piantare la tenda. Russavano come delle bestie. Allora, ragazzi, adesso facciamo la chiusura della Decathlon 2 Second Easy. Vai, Luca, facci vedere. Buongiorno ragazzi. Dopo che l'abbiamo asciugata, dopo la. Sì, abbiamo approfittato dopo l'umidità di questo spiraglio stanotte. di sole perché era completamente fradicia. Vai, vediamo. Tanta roba. Comunque qua lo sbalzo termico di. Sbalzo termico di 20 66 gradi. Oh, mi sono perso. No, il casco. No, mi sono. Vai. Facci vedere. Non è velocizzato, il video? Ma io ho fatto il video con quei capelli. Vabbè. Non male, Gian. No, è bellissima se c'è tempo brutto, che piove, c'è freddo. Ma anche col bel tempo, cioè. Anche col bel tempo, Sì, anzi, ancora meglio col bel tempo. Quello sì. Spiegala bene, Però lì non sembra piegata male.
Sembra piegata bene, Insomma, poteva far di meglio. Poteva anche darla a noi. Ragazzi, smontaggio fatto, tenda super consigliata, ricordiamo 99 euro Fresh and Black e ci vediamo alla prossima. Salutate. Ciao ragazzi. Ciao.